Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi appunto come potete vedere con i Casanova Tarot. E dunque che cosa appunto andremo a chiedere quest'oggi a questo meraviglioso mazzo che ci riporta ai tempi del giovane Casanova e ovviamente ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Chiederemo qualcosa in riferimento ovviamente al mondo erotico, all'aspetto carnale di un rapporto, non il vostro quest'oggi, bensì tra l'uomo che voi frequentate ovviamente in segreto e la compagna ufficiale. Questa è una domanda che mi viene fatta veramente spessissimo in riferimento appunto generalmente a situazioni di questo genere, quindi situazioni ovviamente clandestine, per cui ovviamente la consultante stia vivendo una situazione segreta con una persona che ovviamente può essere impegnata in un matrimonio piuttosto che un fidanzamento, piuttosto che una convivenza, comunque qualcuno che ha un'altra persona ufficialmente al suo fianco. Vogliamo quindi sapere se c'è feeling erotico con la moglie piuttosto che la fidanzata, oppure se lui fantastica ad esempio unicamente su di voi. Quindi vogliamo cercare di capire se obiettivamente nei momenti di lontananza rispetto a voi questa persona comunque si lasci andare anche a, per esempio, momenti di tenerezza con la compagna ufficiale. Utilizzerò un metodo che io uso spesso sul canale, che è appunto il metodo della croce semplice, quindi 5 carte, ovviamente disposte secondo un ordine ben preciso nel metodo classico, non nel metodo temporale che io utilizzo altrettanto spesso ovviamente sul canale, perché a mio avviso in questo caso è importante cercare di capire proprio i pro e i contro di un rapporto, soffermandosi sul presente, d'accordo? Non tanto su un discorso temporale, passato, presente e futuro, più che altro cercare di capire appunto ad oggi come lui vive da un punto di vista erotico questo rapporto e ovviamente anche poi come lo vivrà in futuro, d'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, iniziamo dunque a mescolare il mazzo dei Casanova Tarot e dunque per chiunque scelga questo video, incappi casualmente in questo video, chiunque abbia una storia, una relazione con una persona già impegnata, cerchiamo appunto di capire come questa persona vive il rapporto con la compagna ufficiale da un punto di vista ovviamente erotico. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a disporre ovviamente gli arcani sul tavolo di stesa secondo il metodo appunto della croce semplice. Perfetto, come sempre ragazzi ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa momentaneamente il resto del mazzo e appunto come potete vedere qui abbiamo la disposizione appunto a croce semplice. Prima posizione i pro, cioè che cosa obiettivamente è rimasto ancora di positivo nel loro rapporto. In seconda posizione i contro, cioè che cosa proprio non va tra queste due persone. In terza posizione cerchiamo di capire che cosa accadrà
nell'ambito di questo rapporto in maniera karmica, cioè a prescindere dal loro volere, dai loro tentativi e ovviamente da qualsiasi cosa loro possano progettare o programmare, d'accordo? Quindi tutto ciò che rappresenta l'inaspettato, che cosa accadrà nell'immediato futuro, ovviamente, inaspettatamente in questa coppia. Ultima posizione, ovviamente, la sentenza, quindi che cosa ovviamente accadrà tra lui e questa donna, e in posizione centrale il consiglio ovviamente che viene dato a voi dagli arcani, in questo caso dai Casanova Tarot, per ovviamente cercare di vivere al meglio anche una situazione di questo genere, quindi una situazione comunque chiaramente difficile e ovviamente anche dolorosa, d'accordo? Iniziamo dunque dalla prima posizione, quindi cerchiamo di capire, diciamo, ancora gli aspetti positivi tra il, diciamo, vostro uomo amante segreto e la compagna ufficiale. Cerchiamo di capire se ci possa essere ancora qualcosa, vi ripeto, da un punto di vista ovviamente fisico, tra lui e questa donna. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora ragazzi, come potete vedere, il 5 di bastoni sicuramente è una carta che, diciamo, lascia presagire, come potete vedere dalla figura, dall'immagine di questi due duellanti, appunto, lascia presagire ad un rapporto fatto di continue discussioni. Cioè, queste due persone proprio non vanno assolutamente d'accordo. Non vanno d'accordo, ovviamente, evidentemente a questo punto, anche da un punto di vista strettamente, ovviamente erotico, perché parliamo soprattutto di bastoni. Quindi questa carta, il 5 di bastoni, parla proprio anche dei diverbi quotidiani costanti, anche per futili motivi, che rappresentano, diciamo, un'inutile prova di forza tra due persone perennemente in competizione. Che cosa vuol dire, ragazzi, questo? Che queste due persone sono perennemente alla ricerca dello scettro e della corona. È un rapporto tra due persone che vogliono rappresentare dinanzi agli occhi l'uno dell'altra, ma anche dinanzi agli occhi degli altri, amici, parenti, famiglie, eccetera, due galli nello stesso pollaio. Cioè, lei è altrettanto, diciamo, dura negli atteggiamenti tanto quanto lui. Quindi non abbiamo una lei remissiva, abbiamo una donna che molto spesso ha un atteggiamento ostile nei confronti del soggetto della stesa. Quindi, così facendo, queste due persone, sì, d'accordo, si confrontano l'un l'altra, ma il 5 di bastoni non parla di un confrontarsi che porta ad una pace, ad una risoluzione. È una sorta di guerra fredda tra queste due persone. Quindi, comunque, diciamo che pur vivendo ancora straordinariamente sotto lo stesso tetto, queste due persone non perdono tempo per litigare. Ovviamente queste due persone, litigando, perdono tempo anche in riferimento all'aspetto erotico. Cioè sprecano obiettivamente del tempo che potrebbero occupare in altri modi, tra cui per esempio dare un senso, un valore alla loro, diciamo, vita materiale, affettiva, ma anche fisica, proprio carnale. Ecco, queste due persone non ci pensano proprio. Sono talmente, vedete, intente in qualche modo a litigare, a bisticciare, a voler aver ragione, a primeggiare l'uno nei confronti dell'altra, che non hanno neanche minimamente il pensiero di avere dei rapporti. Quindi obiettivamente è una coppia che ovviamente a mio avviso è ancora unita
da questioni altre rispetto al feeling. Il 5 di bastoni parla di un feeling che non c'è, né da un punto di vista caratteriale, sentimentale, ma neanche da un punto di vista ovviamente erotico, anzi soprattutto erotico. Quindi le motivazioni per cui queste persone sono ancora insieme non risiedono certamente nel feeling erotico e nel feeling sentimentale. Sono due persone distanti e vi ripeto in forte competizione, rivalità. Inoltre il 5 di bastoni parla anche di gelosia rispetto ad elementi terzi, perché è una carta di grado quinto, che ovviamente rappresenta un quinto elemento che si è inserito all'interno di una coppia stabile. Le coppie stabili sono rappresentate dagli arcani di grado quarto, ad esempio il 4 di bastoni, d'accordo? Quindi lei potrebbe avere dei sospetti in riferimento a voi, cioè che lui abbia comunque un'altra persona, ma anche lui ha sospetti che lei possa avere qualcun altro dal canto suo. Quindi entrambi si divertono altrove, motivo per cui evidentemente riescono ancora a, diciamo, mantenere in una sorta di strano equilibrio il loro rapporto, proprio perché evidentemente ciascuno dei due si diverte altrove e quindi se non altro quando torna a casa è carico, è stato ricaricato da altre persone. Lui da voi, lei da qualche altro, perché questo 5 di bastoni fa presagire alla presenza anche di qualcun altro nella vita di lei, perché non è solo lui che, vi ripeto, diciamo si diverte altrove, qui evidentemente anche lei potrebbe avere qualcun altro. Quindi sì, è una coppia che ad oggi non ha ancora pensato ad una chiusura vera e propria, non c'è una torre, d'accordo? Quindi riescono a barcamenarsi senza però desiderarsi, d'accordo? Quindi è una coppia che ha motivazioni altre, potrebbero essere appunto figli piuttosto che il denaro, ma non di certo, ovviamente, diciamo l'aspetto erotico e carnale, perché queste persone sono troppo prese da litigi, è un continuo litigare e vi ripeto per futili motivi, il 5 di bastoni, quindi non è un 7 di spade o un 5 di spade, cioè queste persone basta veramente pochissimo che ovviamente iniziano a litigare in maniera anche piuttosto veemente, perché il 5 di bastoni parla sicuramente di litigi molto intensi e litigi molto forti, Quindi potrebbero anche volare parole molto grosse tra queste due persone e anche molto spesso umiliarsi e offendersi, ovviamente reciprocamente, quindi è una coppia a mio avviso veramente pessima. Ora occupiamoci della seconda posizione, ossia i contro della situazione, quindi ciò che obiettivamente proprio non va nell'ambito del loro rapporto, quindi cerchiamo di capire obiettivamente proprio che cosa non va tra di loro, i contro appunto di questo rapporto. E qui abbiamo appunto il giudizio. Allora ragazzi, la carta del giudizio, quindi vedete il 20° arcano maggiore, rappresenta appunto un, ecco appunto, rapporto che non evolve. Il giudizio rappresenta appunto un'evoluzione in accezione positiva, quindi la capacità ovviamente di comprendere che cosa ci sia che obiettivamente non va tra due persone, confrontarsi e quindi obiettivamente anche trovare delle soluzioni. Ecco, in questo caso queste due persone con la carta del giudizio in accezione negativa non riescono a confrontarsi, lo abbiamo detto, litigano sempre e obiettivamente non riescono nemmeno a farsi un bel esame di coscienza. Cioè sono due persone che, vedete, fanno fatica a valutare, in questo caso, metaforicamente ovviamente, il loro stesso rapporto, non si fermano a pensare.
e soprattutto non si mettono a nudo, cioè non sono due persone in grado di fermarsi a pensare, a riflettere su ciò che obiettivamente non vada nel loro rapporto per cercare di sistemarlo. Queste due persone vanno avanti così, magari anche veramente da tanto tempo, ma perché non si fermano a riflettere. Cioè sono due persone che vanno avanti in questo modo, lui a voi, lei ha sicuramente qualcun altro, si divertono altrove, si ricaricano altrove, anche da un punto di vista erotico, vedete, ma non hanno la capacità e soprattutto anche la voglia e l'intenzione di fermarsi a riflettere su effettivamente cosa non vada nel loro rapporto. Ecco, il giudizio in accezione negativa porta anche a pensare che non abbiano sensi di colpa, quindi non abbiano rimorsi, cioè lui non ha rimorsi nel tradire lei, lei non ha rimorsi nel tradire lui. Quindi obiettivamente lo fanno proprio spensieratamente, proprio decisamente, e obiettivamente anche senza pudore, senza vergogna, cioè non si sentono in colpa l'uno nei confronti dell'altra, bensì quasi autorizzati. Ma il giudizio in accezione negativa parla proprio di una mancanza di riflessione, di consapevolezza e soprattutto dell'incapacità di decidere. Perché il giudizio parla di scelte anche importanti che possano cambiare ex novo la vita l'uno dell'altra. Ecco, queste due persone non sanno prendere una decisione. Andrebbero avanti così probabilmente all'infinito queste due persone, proprio perché supportate, diciamo, da situazioni esterne che comunque li appagano, che li ricaricano appunto, e che quindi gli permettono di procedere nel loro, diciamo, tran quotidiano e nella loro routinarietà, anche e seppur negativa. Lo abbiamo visto con il 5 di bastoni. È chiaro che il giudizio parla ovviamente di due persone che anche proprio da un punto di vista carnale non amano, e questo è molto brutto, il corpo l'uno dell'altra. Cioè sono due persone che difficilmente, da un punto di vista pratico, amano, diciamo, spogliarsi l'uno di fronte all'altra, proprio perché non amano vedere il corpo nudo dell'altro o dell'altra. Quindi sono due persone che fisicamente non si piacciono e, diciamo, in particolar modo lei non ha un giudizio ottimo in riferimento al suo corpo, al suo stesso corpo. È una donna che obiettivamente, probabilmente da lui, si sente molto giudicata, mal giudicata ovviamente, e di conseguenza teme il suo giudizio. Quindi non si vede abbastanza bella per lui. Quindi tende anche ad evitare, diciamo, momenti eroticamente di lancio, diciamo, evita in qualche modo di creare delle situazioni che potrebbero portare, per esempio, ad un momento di sessualità tra di loro, proprio perché non si vede, non si sente bella. Ora, questo non vuol dire che lei non lo sia, semplicemente ci parla di una donna che ha un'autostima scarsissima e che obiettivamente tende proprio ad evitare qualsiasi, diciamo, momento anche di tenerezza che possa portare a qualcosa in più per evitare lo sguardo critico di lui. Si sente molto giudicata da lui e ovviamente mal giudicata. È una donna, quindi, che dal suo punto di vista evidentemente lo ha già perso. Cioè, sa che lui ha altre preferenze e sa che sicuramente molto difficilmente riavrà da parte di lui apprezzamento, stima e attenzione da un punto di vista estetico e erotico.
Quindi lei proprio evita anche di spogliarsi, vi ripeto, davanti a lui. Questo è un problema che riguarda in particolar modo lei, cioè si sente a disagio sotto gli occhi di lui. Ora, vediamo in terza posizione invece appunto, come vi dicevo prima, i fatti inaspettati, cioè per karma, che cosa obiettivamente accadrà a questa coppia, quindi tutto ciò che ovviamente non ci si aspetterebbe che questa coppia possa in qualche modo appunto vivere. E qui abbiamo il 18° arcano maggiore. Allora, ragazzi, il 18° arcano maggiore rappresenta ovviamente la carta della luna. La carta della luna parla sicuramente di momenti, diciamo, di segretezza, o comunque la luna parla di menzogne, parla di oscurità, parla di situazioni celate che evidentemente entrambi andranno a vivere con il rischio di essere scoperti. Perché la luna parla appunto di situazioni altre, quindi che lei potrebbe avere con un altro uomo e ovviamente lui con voi, che possano appunto essere scoperte, quindi venire alla luce a causa di disattenzione. La luna rappresenta appunto generalmente sempre, ovviamente, tutto ciò che è nascosto e che deve rimanere segreto. In questo caso, ovviamente, tra queste due persone di segreti ce ne sono parecchi. Sicuramente lui nasconde molte cose a lei, ma anche lei nasconde molte cose a lui. Quindi obiettivamente qui il rischio che qualcosa di troppo possa venire fuori, ahimè, c'è. Ecco, è qualcosa di inaspettato, quindi potrebbe trattarsi di veramente una svista, veramente un errore, che però potrebbe obiettivamente portare comunque ad una situazione un po' delicata tra queste due persone. Perché la luna, vi ripeto, parla sempre di qualcosa che appunto ovviamente viene scoperto. Viene scoperto però non per l'intromissione di terze persone, quindi pettegoli o comunque nemici, rivali, spie, bensì proprio per una fatalità che ovviamente porterà chiaramente questa coppia ad iniziare ad avere dei sospetti. La luna è una carta che infatti parla di sospetti, cioè non è una carta che parla di verità, è una carta che parla di sospetti. Quindi ovviamente lei potrebbe diventare molto più sospettosa circa ovviamente dei comportamenti di lui, dei movimenti per esempio compiuti da lui, e altrettanto lui potrebbe, diciamo, diventare più attento e accorto nel cercare di capire effettivamente che cosa passi per la testa a questa donna. Cioè, evidentemente lui sino ad ora si è sempre fidato di lei e viceversa. In realtà inizieranno a nutrire dei grossi sospetti. La luna non parla di sceneggiate, quindi queste due persone ovviamente non esploderanno in ulteriori litigi, anche perché già lo fanno, quindi non decideranno così immediatamente sulla scorta della gelosia e diciamo del dolore, della sofferenza di lasciarsi, ma ovviamente la luna parla di sospetti. Quindi sicuramente inizieranno a cercare di capire ovviamente se ci possa essere qualcun altro nella vita del compagno o della compagna. La luna però parla anche di confusione, di incertezza e insicurezza, quindi non avranno certezze. La luna non parla di dati certi, ma di sospetti, preoccupazioni e timori. Quindi sicuramente sia lui che lei inizieranno a ovviamente sospettare che il compagno e la compagna non siano magari mai
stati particolarmente fedeli. Questo potrebbe portarli ad un atteggiamento, vi ripeto, molto più attento e accorto, anche in riferimento a se stessi. Quindi potreste vedere questa persona un po', diciamo, più preoccupata, magari meno serena del solito, proprio perché qualcosa potrebbe essergli sfuggito. Quindi potrebbe aver notato, per esempio, un'attenzione di troppo della compagna, ad esempio sul suo cellulare, oppure potrebbe aver notato una compagna molto distratta e magari scambiarsi qualche messaggio di troppo con un ipotetico collega, d'accordo? Qui c'è qualcosa di poco chiaro che tra di loro inizierà ad emergere. Ma la luna non parla di dati certi, parla di sospetti, di atteggiamenti prudenti e di atteggiamenti volti a cercare di capire come stiano effettivamente le cose. Le tempistiche della luna sono medie, ossia, grosso modo, entro i prossimi 2-3 mesi al massimo, questa luna prenderà corpo, cioè queste persone inizieranno proprio a sospettare l'uno dell'altra e in qualche modo ad indagare circa il comportamento del compagno. Ora affrontiamo appunto questa quarta carta, questo quarto arcano che rappresenta la sentenza, cioè dopo questa luna, dopo questi sospetti, cerchiamo appunto di capire che cosa accadrà tra queste due persone. Quindi cerchiamo di capire se appunto queste due persone arriveranno ad un punto e ovviamente secondo quali tempistiche. Vediamo un po'. Allora ragazzi, e qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, l'imperatrice rappresenta in tarologia l'altra donna, quindi in questo caso ovviamente voi. È chiaro che dunque successivamente questa persona, quindi il soggetto della stesa, cioè lui, si avvicinerà molto a voi, anzi mostrerà molto più attento a voi e molto più desideroso nei vostri confronti. Probabilmente stanco di questa situazione, ovviamente, che contraddistingue questa coppia e probabilmente anche pressato da queste attenzioni di cui vi parlavo con la carta della luna, ecco che questa persona evidentemente si avvicinerà a voi in maniera molto più importante, in maniera molto più decisiva, e quindi probabilmente inizierete anche a sentire di più questa persona e a vederla di più, perché l'imperatrice parla ovviamente di comunicazioni, di bellezza estetica e ovviamente di desiderio carnale. Questa persona vede in voi il suo ideale fisico di donna, ma anche una donna molto intelligente, una donna molto attiva, una donna determinata, una donna forte, una donna che ha tante qualità che ovviamente piacciono anche ad altri uomini. È chiaro che la carta dell'imperatrice parla di un uomo molto appagato, quindi sarà sempre più appagato ovviamente da voi, un uomo che avrà voglia a breve di vedervi, perché l'imperatrice è una carta che ha tempistiche molto veloci, quindi aspettatevi sicuramente una chiamata, una telefonata e il bisogno di incontrarvi. E quindi vi ripeto, sicuramente l'ago della bilancia penderà notevolmente verso l'imperatrice, quindi in questo caso verso l'altra donna rispetto a questa coppia. L'imperatrice parla di sviluppo, parla di grande potenzialità, quindi tra di voi ci sarà uno sviluppo molto importante. Ora, l'imperatrice non ci parla però di una chiusura tra queste due persone, però
non ci parla nemmeno di un riavvicinamento tra queste due persone, né da un punto di vista ovviamente mentale, sentimentale, ma neanche da un punto di vista erotico, perché, vi ripeto, lui sarà pagato abbondantemente, direi, da questa bellissima imperatrice che rappresenta appunto l'altra donna in un rapporto, quindi non la compagna ovviamente del soggetto della stesa, quindi un'altra donna, quindi ovviamente voi. Ecco, in questo caso lui vedrà in voi, e vede già in voi abbondanza, fertilità, quindi non vi nego che questa persona vede in voi anche la donna ideale per poter stare al suo fianco. Tra di voi ci saranno molti dialoghi, ci sarà passione e ci sarà anche una sorta di apertura, diciamo così, al dialogo e alla propria interiorità. Cioè questa persona potrebbe proprio parlarvi di quello che non va nell'ambito del rapporto con la compagna ufficiale, cioè potrebbe magari un po' confidarsi o dirvi qualcosa in più. Quindi obiettivamente voi sarete un ostacolo nell'ambito di questo rapporto che già abbiamo visto obiettivamente non funziona. Guardate che differenza proprio tra il giudizio, la donna rappresentata dal giudizio e la donna rappresentata ovviamente dall'imperatrice. L'imperatrice è una donna sicura di sé, è una donna bella, è una donna forte, coraggiosa, che sa di valere, che conosce il proprio valore. Ecco, lui ama molto questo di voi, mentre abbiamo visto che la compagna ufficiale ha un'autostima veramente sotto i piedi. Cioè si vergogna quasi nello spogliarsi davanti a lui. Ecco, voi invece avete un atteggiamento evidentemente molto più aperto, comunque molto più sicuro di voi stesse, nonostante, per esempio, magari anche i vostri timori, i vostri imbarazzi, però è una persona che comunque vede in voi un atteggiamento molto più sicuro, un atteggiamento molto più eroticamente propositivo che chiaramente a lui piace. Poi vi ripeto, ragazzi, l'imperatrice è rappresentata generalmente proprio da una donna molto bella, generalmente, quindi rappresenta proprio la bellezza fisica, d'accordo? L'abbondanza anche in questo, cioè proprio nelle doti e nelle qualità fisiche. E vi ripeto, tempistiche molto veloci, quindi ovviamente aspettatevi sicuramente una telefonata o comunque il desiderio di vedervi, quindi programmare e progettare un incontro entro al massimo le prossime 2 settimane, d'accordo? Quindi tempistiche veramente molto rapide, da 3-4 giorni a un massimo di 2-3 settimane, d'accordo? Quindi sicuramente ecco che ovviamente questa persona avrà bisogno assolutamente di rivedervi e vi ripeto, l'ago della bilancia penderà molto di più dalla vostra parte rispetto ovviamente alla compagna ufficiale. È chiaro, ragazzi, che, vi ripeto, qui non si sta parlando di chiusura tra queste due persone, perché l'imperatrice non parla di chiusura. Quindi non sono due persone che ovviamente si lasceranno, sono due persone che inizieranno un percorso di maggior consapevolezza che partirà ovviamente con la luna entro al massimo i prossimi 2-3 mesi, vi ripeto al massimo, e ovviamente culminerà con una maggiore attenzione da parte del soggetto della stesa nei vostri confronti, cioè questa persona si avvicinerà molto di più a voi, iniziando proprio a riflettere sul fatto che effettivamente voi siate veramente delle donne così complete, proprio come piace a lui. E vi ripeto, aspettatevi un incontro anche a breve, un incontro eroticamente molto molto importante, dove voi darete sfoggio della vostra bellezza, cioè lui nel prossimo incontro vi vedrà particolarmente belle e questo ovviamente lo ecciterà enormemente. Ora vediamo in ultima posizione il consiglio degli arcani, cioè che cosa ovviamente vi viene consigliato chiaramente di fare per quanto riguarda ovviamente questo rapporto e per cercare appunto di
evidentemente portare a casa un risultato. Qui abbiamo il 6 di coppe. Allora ragazzi, il 6 di coppe parla, vedete, comunque di coppe, quindi d'amore, e anche di, diciamo, dare un'impronta, se vogliamo anche molto romantica, molto più romantica, al vostro rapporto. Quindi sicuramente il vostro è un rapporto basato, come ovviamente vuole l'imperatrice, molto sull'attrazione fisica, però quello che vi viene consigliato è evidentemente di, diciamo, dare un'impronta più romantica ai vostri incontri e alle vostre conversazioni. Quindi in qualche modo, diciamo, cercando di far capire a questa persona che evidentemente tra di voi non c'è soltanto un ottimo feeling fisico, ma evidentemente anche da un punto di vista sentimentale ed emotivo, comunque delle belle emozioni, d'accordo? Ecco, è un 6 di coppe, quindi non un asso di coppe, cioè non vi viene consigliato ovviamente un discorso strappalacrime del tipo amo solo te e amerò solo e soltanto te, d'accordo? Vi viene consigliato, diciamo, di dare, ecco, un'immagine anche più tenera, più dolce, più romantica a questa persona di voi. D'accordo? Quindi cercando proprio di, in qualche modo, evitare di lasciare che il vostro rapporto prenda unicamente una piega di tipo erotico e sessuale. Il 6 di coppe, però, ragazzi, parla anche di riconciliazione e di riappacificazione. Quindi nel caso in cui tra di voi ci sia stata dell'amaretta ultimamente, vi viene consigliato di cercare di mettere da parte ovviamente rancore e ovviamente rabbia o comunque orgoglio, per invece favorire una riappacificazione, perché ovviamente ci sarà, ma spetterà soprattutto a voi cercare di in qualche modo creare una riappacificazione importante. Inoltre il 6 di coppe parla anche del passato, quindi vi viene consigliato di analizzare con intelligenza e attenzione situazioni del passato che sono, diciamo, finite allo stesso modo o comunque che hanno avuto le stesse caratteristiche. Cioè nel caso in cui voi abbiate avuto già in passato una storia con una persona impegnata, vi viene consigliato di riflettere sul come sia finita quella storia o su come l'abbiate portata ovviamente avanti per cercare di evitare gli stessi errori del passato. Oppure vi viene consigliato di ovviamente riflettere sul passato del rapporto con questa persona proprio per cercare di evitare di ovviamente commettere gli stessi errori. Quindi innanzitutto il 6 di coppe parla di un atteggiamento molto più sereno, volto alla riappacificazione, volto al non creare, diciamo, frizioni tra voi e questa persona, un atteggiamento molto più romantico che faccia comprendere a questa persona che comunque ci sono anche delle importanti emozioni ovviamente da parte vostra e soprattutto l'andare a riflettere su errori o situazioni del passato in modo da non compierne più. Errori che potrebbero essere stati commessi o nell'ambito di questo rapporto oppure in un rapporto precedente. Spesso mi viene anche ovviamente chiesto, ma il 6 di coppe può rappresentare anche, diciamo, il vagliare l'ipotesi
in qualche modo del riallacciare rapporti con una terza persona del passato? Direi assolutamente sì. Cioè il 6 di coppe può anche per alcuni di voi rappresentare ovviamente una possibilità da non scartare nel caso in cui possa riaffacciarsi nella vostra vita una persona del passato. Quindi sicuramente il 6 di coppe può anche per alcuni di voi, per chi in questi giorni o comunque anche nelle prossime settimane veda appunto il ritorno di un'altra persona del passato, ecco, vi viene consigliato comunque di vagliare anche quest'altra ipotesi, proprio per evidentemente cercare anche di capire chi e cosa possa effettivamente fare per voi. Quindi, per rispondere ovviamente alla domanda iniziale, tra l'uomo che frequentate in gran segreto e la compagna ufficiale non c'è feeling, non ci sono ormai rapporti da molto tempo, addirittura lei prova quasi vergogna nello spogliarsi di fronte a lui perché si sente giudicata negativamente da lui, litigano costantemente e ovviamente inizieranno ad avere dei forti sospetti l'uno nei confronti dell'altra. Anche proprio, vi ripeto, per una casualità, una fatalità, qui potrebbe esserci proprio la scoperta di qualche messaggio di troppo. Successivamente, vi ripeto, lui si avvicinerà molto di più a voi, vi scriverà e vorrà vedervi ovviamente a breve, sarà un incontro molto bello dove vi vedrà più belle del solito e ovviamente con anche questo consiglio a mio avviso molto intelligente degli arcani, riferimento comunque evidentemente al dare un'impronta molto più romantica al vostro incontro, al vostro vedervi, ovviamente anche vagliando altre possibilità, in particolar modo una possibilità del vostro passato nel caso in cui possa tornare nella vostra vita un'altra persona che per voi è stata molto importante, d'accordo? Dunque, direi che appunto questa stesa termina qui. Come sempre voi sapete che ovviamente io poi tendo a rifare le stese ovviamente nel corso del tempo, quindi andremo ancora tranquillamente a tenere d'occhio la situazione. Per il momento, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità, come sempre buona fortuna e ovviamente a presto.